Buongiorno carissimi, mi trovo a Chiang Mai, nel nord della Thailandia e in questo video voglio consigliarvi alcune delle principali cose da fare e da vedere in questa città e nei suoi dintorni. Buona visione! Chiang Mai è considerata la città più importante del nord della Thailandia ed è senza dubbio la più visitata. È un tesoro culturale ed un luogo eccezionale per rilassarsi e godere delle meraviglie artistiche, culturali e naturalistiche. È diventata famosa grazie ai suoi affascinanti templi, alle montagne che la circondano e alle tantissime attività che si possono fare qui. È sicuramente un luogo da non perdere in Thailandia e in questa guida ho selezionato quelle che secondo me sono le 10 cose da fare e da vedere a Chiang Mai e nei suoi dintorni. Quindi direi di iniziare subito questa top 10 di Chiang Mai. Chiang Mai è una città giustamente famosa per la bellezza e l'originalità dei templi buddisti che ospita. Molti tra i più stupefacenti si trovano nel cuore della città, all'interno del quadrilatero, mentre altri si trovano un po' fuori dal centro e sono raggiungibili con gite in giornata molto piacevoli. Pensate che tra Chiang Mai e dintorni si contano più di 300 templi. In questa guida vi parlo solo di alcuni dei più interessanti, ma mi sento comunque di consigliarvi di perdervi nelle vie della città e scoprire anche i templi meno famosi. Il Wat Phra Singh è tra i più grandi e spettacolari complessi in stile Lanna della Thailandia, assolutamente il must-see per eccellenza della città. Questo tempio è incredibilmente ricco di decorazioni e merita in ogni suo dettaglio un'attenta osservazione, sia dall'interno, qui troverete interessanti affreschi riguardanti la vita in città nel XIX secolo, che dall'esterno, dove le decorazioni dorate in stile Lanna fanno letteralmente brillare le sue splendide pareti. Uno dei templi che più ho preferito è in assoluto il Wat Chang Man. A quanto pare questo tempio fu il primo ad essere costruito a Chiang Mai e risale al 1297. Proprio per la sua antichità, il tempio, che è stato più volte ricostruito nei secoli, è molto venerato dai fedeli buddisti e contiene diverse statue del Buddha considerate di grande importanza. Il suo Chedi, molto bello e particolare, è chiamato il Chedi degli elefanti perché è letteralmente circondato da sculture proprio di elefanti. Altro tempio imperdibile è il Wat Khedi Luang. Questo è un vero e proprio faro nel centro di Chiang Mai, in quanto il suo antichissimo stupa è visibile da ogni angolo della città. Altri templi che vi consiglio di visitare sono il Wat Phan Thao, il Wat Buparam e il Wat Lok Moli. Suthep è una montagna che giganteggia proprio sopra Chiang Mai, le cui pendici sono a pochissimi minuti dal centro della città. Sulla sua sommità potrete visitare quello che è considerato il tempio simbolo della città, il maestoso Wat Pratat Doi Suthep. Il tempio è così sacro perché secondo la leggenda contiene un osso della spalla di Buddha, conservato nella statua di elefante bianco costruita all'ombra del Chedi. L'atmosfera spirituale che si respira nel tempio, unita alla vista mozzafiato sulla città che si può ammirare dalla sua terrazza, ne fa una tappa obbligata praticamente per tutti i turisti. Proprio per questo a volte può essere molto affollato. L'ingresso al tempio costa 30 baht.
Non potete dire di essere stati a Chiang Mai senza aver provato il piatto tipico della città, ovvero il khao soi. Si tratta di un delizioso piatto con noodles freschi all'uovo e pollo, immersi in una zuppa a base di latte di cocco, pasta al curry speziata, brodo di carne, verdure crude e abbondante curcuma che rende la zuppa giallissima. A Chiang Mai, inoltre, paradiso dei vegetariani, troverete anche versioni vegan o vegetariane a base di verdure e tofu. I miei posti preferiti dove ho mangiato il khao soi sono il khao soi Kun Yai, il coconut shell Thai food e il khao soi Mai Sai. La Thailandia, e in generale tutto il sud-est asiatico, è la patria dei mercati. Sia in quelli notturni che quelli diurni troverete frutta, verdura, ma anche cibo già pronto da portare a casa o in ostello, souvenir e ogni tipo di banchetto di street food in cui mangiare al volo per poche decine di baht. Se come me amate scoprire i mercati più tipici e locali, vi consiglio di non perdervi il Warorot Market, un mercato che c'è tutti i giorni. Altro mercato che ho scoperto un po' a caso camminando per le vie della città è il San Pakoi Market, anche questo aperto tutti quanti i giorni. Una grossa fetta dei viaggiatori che arrivano a Chiang Mai lo fa per visitare uno dei tantissimi elephant camp che ci sono nei dintorni della città, che altro non sono che luoghi in cui è possibile vedere da vicino, interagire e giocare con gli elefanti. Non me ne vogliate, ma io andrò controcorrente. Se potete, infatti, evitate di farlo. In quasi tutti gli elephant camp di Chiang Mai e in generale di tutta la Thailandia, questi animali sono maltrattati, tenuti in cattività e trattati come mere attrazioni turistiche. E il miglior modo per essere sicuri di non andare in un luogo di tortura è proprio non andarci. Se proprio non potete farne a meno, almeno evitate come la peste l'escursione a dorso di elefante, popolarissima in città ma decisamente crudele per l'animale. Attenzione però, non tutti gli elephant camp sono uguali, alcuni infatti sono più etici e cruelty free di altri. L'unico santuario degli elefanti che vi sento di consigliarvi, perché ci sono stato 5 anni fa, la prima volta che ho visitato la Thailandia, è l'Elephant Retirement Park. Se come me siete amanti dell'avventura e dei road trip, vi consiglio di noleggiare uno scooter e percorrere il Samoeng Loop, un circuito lungo circa 100 km che attraversa le montagne che circondano Chiang Mai, da fare in giornata. Per completare questo loop ci si impiega tra le 4 e le 5 ore senza mai fermarsi, ma lungo la strada troverete davvero tantissime cose da fare e da vedere. Il primo posto che ho visitato io è un tempio, dal nome lunghissimo e impronunciabile. La seconda tappa è stata la famosa Mae Sa Waterfall. Per entrarci bisogna pagare 100 baht più 20 baht per parcheggiare lo scooter. Nei dintorni di Chiang Mai ci sono davvero un sacco di cascate, ma questa è la più grande dell'area e in assoluto quella che vi consiglio di visitare. Questa cascata è composta da 10 livelli, in alcuni dei quali è possibile fare il bagno. Questo posto è stupendo, mi sta piacendo tantissimo, c'è pochissima gente, si cammina in mezzo alla giungla, il sentiero è tracciato benissimo ed è davvero bellissimo, è super rilassante. C'è una pace incredibile. È assolutamente consigliato questo posto, raga. Dopo aver trascorso un po' di tempo qui, si riprende lo scooter e si continua al loop. Lungo il percorso ci sono davvero tante cose da fare e da vedere. Io mi sono fermato al Samoeng Viewpoint. E successivamente in una caffetteria con vista sulla valle sottostante. Questa è una delle esperienze che maggiormente ho apprezzato a Chiang Mai. Qui infatti si ha la possibilità di seguire un corso di cucina thailandese in una delle tante scuole disseminate nella parte vecchia della città. Io ho prenotato il mio corso con Mama Noi Thai Cookery School e ho prenotato qualche giorno prima con Get Your Guide. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per vedere la disponibilità e per prenotare. La mia esperienza è durata tutto il pomeriggio e parte della sera. All'inizio ci hanno portato a vedere un mercato locale dove abbiamo scoperto alcuni segreti della cucina Thai.
poi ci hanno fatto vedere l'orto e infine è arrivato il momento di metterci ai fornelli e cucinare la nostra cena. Ci hanno fatto scegliere 3 piatti a testa che con tanto amore e pazienza abbiamo cucinato e infine mangiato tutti insieme. Penso di non esagerare se vi dico che è stata una delle cene più buone che ho mangiato durante tutto il mio viaggio in Thailandia. Alla fine del corso vi danno anche un ricettario da portare a casa, così che quando tornerete in Italia potrete stupire i vostri amici e parenti con un'ottima cena thailandese. Prima vi ho parlato dei mercati diurni di Chiang Mai, ma se avete la fortuna di visitare la città durante il weekend, non perdetevi anche i night market. I night market di Chiang Mai sono diventati una delle sue più importanti attrazioni turistiche, perché chi vi arriva spesso è alla sua seconda tappa in Thailandia, dopo Bangkok, e gli appaiono come una novità assoluta. Per questo sono spesso molto affollati e pieni di turisti. Il Saturday Night Market, come dice il nome, è il mercato del sabato sera, dedicato prevalentemente al cibo. Qui incontrerete turisti e locali, perché il cibo è buono, vario e soprattutto a un prezzo non gonfiato per gli occidentali. Il Sunday Night Market è probabilmente il night market più grande di tutta Chiang Mai. Infatti tutte le domeniche sere le vie centrali della città e i templi che vi si affacciano sono teatro di un enorme mercato all'aperto, dedicato in gran parte ai turisti. Thank you. A Chiang Mai ho seguito per la prima volta un corso di Muay Thai. In realtà questo tipo di attività potete farla un po' in tutta la Thailandia, infatti troverete tante scuole in tutto il paese. La popolarità della box thailandese è esplosa negli anni 80 e 90, l'epoca d'oro della Muay Thai, ma ancora oggi è sicuramente lo sport più amato dai thailandesi. Se anche per voi è la prima volta, vi consiglio di trovare una scuola che offre istruttori professionisti. Anche in questo caso potete prenotare con Get Your Guide, trovate di nuovo il link in descrizione. Un'altra escursione da fare in giornata partendo da Chiang Mai è quella che prevede la visita al Parco Nazionale di Doi Inthanon, un incredibile susseguirsi di cascate, foreste, villaggi dove la natura thailandese trova una delle sue espressioni migliori. L'area protetta deve il proprio nome alla montagna più alta della Thailandia, il Doi Inthanon, che supera i 2500 metri. Mi trovo sulla cima più alta di tutta la Thailandia. Questo parco è caratterizzato da un'incredibile biodiversità. La sua ricchezza però non riguarda solo specie animali e vegetali, ma anche gli ambienti. Qui infatti ho visitato le cascate più impressionanti di tutta la Thailandia. La cascata di Wachiratarn rappresenta senza dubbio uno degli angoli più belli del parco. Oh wow! Oh mio Dio, che bella! Sembra di essere tornato in Islanda, oh mio Dio raga, guardate che roba! Una scarpata di granito in cui l'acqua crea un salto di incredibile forza e imponenza. Ma quella che in assoluto mi ha fatto più impazzire è la bellissima Mae Ya Waterfall. Con i suoi 250 metri è la più alta della Thailandia e vi stupirà per l'incredibile maestosità. Il Parco Nazionale di Doi Inthanon è una meta perfetta sia per chi vuole immergersi nella natura con una semplice gita giornaliera, partendo appunto da Chiang Mai, sia per chi desidera conoscere a fondo i paesaggi del nord della Thailandia, intraprendendo un tour più lungo. Io infatti l'ho inserito nel Mae Hong Son Loop, un altro circuito ad anello da fare con lo scooter, questa volta di più giorni, che include anche la visita alla famosa città di Pai. Di questo loop vi parlo più approfonditamente nel video che uscirà sabato prossimo, quindi se vi interessa iscrivetevi al canale per non perdervelo. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questa personale top 10 di Chiang Mai. Come detto all'inizio, io ho selezionato quelle che secondo me sono le 10 cose da fare e da vedere imperdibili e che io ho fatto e visto personalmente, ma ci sarebbero tantissimi altri luoghi da vedere, tantissime altre esperienze da fare che io non ho incluso in questa guida. Quindi se vi va e se ne conoscete di altre, vi chiedo di commentare qui sotto consigliandomi quelli che secondo voi sono altri posti e altre esperienze, altre cose da fare a Chiang Mai e nei suoi dintorni.
in modo tale da rendere ancora più completa ed interattiva questa guida. Se siete arrivati fino alla fine di questo video io vi ringrazio, se vi fosse piaciuto, vi fosse tornato utile, vi chiedo di lasciarmi un bel like. Se non siete ancora iscritti al canale considerate di farlo per non perdervi tutti quanti i video che pubblicherò prossimamente, e noi come al solito ci vediamo sabato prossimo ore 14 con un nuovo episodio. Ciao!